Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un nuovo DEX e swap su Cardano, sto parlando di Min Swap. Andiamo a vedere il suo funzionamento con un piccolo tutorial che vi mostra come andare ad aggiungere liquidità a questo protocollo e come andare a mettere a rendita gli LP token che si vanno a ricevere e a fare poi l'operazione inversa. Andiamo a vedere il suo funzionamento dopo la sigla. Pagina ufficiale di MinSwap raggiungibile all'indirizzo minswap.org e vi lascerò come sempre in descrizione il link per accedere a questo sito. MinSwap che cos'è? È uno scambio decentralizzato, quindi un DEX multipool che gira sulla blockchain di Cardano, che ci permette di scambiare i token a un costo bassissimo in modo velocissimo con la massima praticità e semplicità. Come la maggior parte dei progetti e dei DEX ha un token nativo, un token che funziona da governance ed è anche un token utility destinato ai fornitori di liquidità. Come vedete la roadmap nel momento in cui sto registrando il video, Q2 2021 è stato il fundraising, 3 2021 la testnet, Q4 2021 il currency solution e la public sale. Nel Q1 2022 andrà in mainnet, riceverà il security audit ed inizierà il liquidity mining. Q2 2022 creerà la DAO e la community governance, quindi praticamente è un progetto appena nato. Oltre alle funzionalità appena menzionate, all'interno di MinSwap si troverà anche un launch pool per le IDO e supporta come wallet per i collegamenti a questa applicazione tutti i wallet non custodia di Cardano, compreso il mobile wallet dell'applicazione. I token, oltre alle funzionalità di governance e di utility per quanto riguarda le reward, può essere messo appunto in staking. Ovviamente al momento della mainnet, in questo caso siamo arrivati in mainnet, gli interessi, gli incentivi per fornire liquidità sono elevati per far funzionare il protocollo appena lanciato. Ha anche un meccanismo di bruciatura del token deflazionistico per quanto riguarda le attività economiche come le IFO e le lotterie. Il lancio del token è stato accompagnato da una public sale e nessuna vendita privata. Infatti viene data come ricompensa, vedete, il 70% della supply destinata agli yield farming, 10% al development fund, l'1,5% agli incentivi ai partner, 6% alla DAO, 2,5% FISO airdrop. Per quanto riguarda il team, come sempre vi invito a fare le vostre ricerche, verificare tutte le notizie che si trovano inerenti al team di sviluppo. Per quanto riguarda i partner abbiamo Finance, Trica, Aneta, Genius Hill, Indico. Cliccando su ogni partner si accede al sito ufficiale per andare a verificare le informazioni e a vedere di cosa si tratta e che cosa tratta questi partner. In alto a destra, cliccando su app oppure qui nella home page cliccando su enter app, si apre lo swap. Cliccando poi in alto a destra sempre su connetti wallet, vedete i wallet disponibili per il collegamento e sono tutti wallet non custodia. Personalmente io uso Nami, quindi clicco su Nami Wallet, riconosce una parte del mio indirizzo, lo vedete in alto a destra e quindi il wallet è correttamente collegato. Siamo nella pagina dell'overview. A fianco all'indirizzo possiamo andare a settare la lingua. Più a destra ancora, cliccando sulla luna oppure sul sole, possiamo cambiare la modalità di visualizzazione da light a dark. In ultimo, cliccando sui tre pallini, possiamo andare sugli account social, Twitter, GitHub, Medium, Reddit, il forum oppure Telegram. Cliccando su trade si apre la schermata classica che siamo abituati a vedere per quanto riguarda gli swap, dove ci permette di scambiare i nostri ADA, i nostri token con tutti i token supportati da questo swap. Cliccando su pool si apre la schermata dove possiamo andare a diventare liquidity provider, a fornire liquidità alle coppie inerenti alle pool sottostanti che stiamo vedendo. Quindi in questa sezione andremo a fare lo yield farming. Cliccando su farm andremo a mettere a rendita gli LP token che abbiamo tenuto selezionando le pool di riferimento. Vedete, queste sono le percentuali variabili in APR, quindi non tiene conto dell'interesse composto. Quindi in questo caso siamo noi che dovremo fare l'harvest e andare a inserire
quello che abbiamo maturato per fare l'interesse composto. È sempre meglio effettuare questi harvest a periodi alterni, non tutti i giorni a seconda degli swap, perché comunque si hanno delle fee per effettuare questo harvest. C'ho un esempio con i pochi ADA che ho disponibili. Ovviamente va da sé che utilizzare degli importi così bassi ha poco senso, ma io lo faccio proprio per il tutorial. Vado su Farm e vedo che gli LP token ADA min da un 218% in APR, quindi devo andare a fornire liquidità nella pool ADA min. Detengo ADA nel portafoglio, non ho min. Vado su Trade, swappo una parte di ADA in min, vediamo swappo magari 7 ADA, seleziono il token min, i riferimenti inerenti allo swap, minimo ricevuto 23.77, tolleranza dello slippage dello 0,50, vedete l'impatto sul prezzo, la commissione del fornitore di liquidità 0,021 ADA. Batch fee sono delle commissioni di deposito per andare a coprire il min UTX e poi ci verranno restituite. Comunque vi invito sempre ad andare a leggere i documenti inerenti alla piattaforma che trovate nella pagina, nella home page del sito, per andare a verificare in autonomia tutte queste nozioni. Clicco su scambia, accetto lo swap, accetto la firma, la transazione sta per essere inviata e completata. A questo punto non mi resta che andare a fornire liquidità, la coppia ADA-min, aggiungo liquidità, vado a selezionare il quantitativo di ADA che voglio mettere come liquidità, ad esempio 5 ADA, e mi va a selezionare in automatico il quantitativo di min che devo dare come controparte. Do la conferma, vado a inserire la password del portafoglio. La transazione sta per essere completata, come potete vedere in sovraimpressione. Bisogna attendere qualche minuto che la nostra richiesta vada in approvazione, si clicca su Your Liquidity e si vede che è stata approvata e abbiamo gli LP token. Cliccando tra l'altro su Order si va a vedere tutti gli ordini che abbiamo eseguiti, cancellati oppure in coda. Adesso si clicca su Farm, si va sulla farm che abbiamo visto precedentemente, che abbiamo scelto per andare a farmare, a mettere in stake i nostri LP token. Quindi adesso abbiamo gli LP token di ADA min, si clicca su Stake, si va a inserire il quantitativo che vogliamo destinare a questa pool, io metto il 100%, si clicca su Stake, si va di nuovo a firmare la transazione, si attende il completamento della transazione e avremo messo a rendita i nostri LP token. È sottinteso, ma ve lo ricordo, per far funzionare il protocollo bisogna avere ADA sia come valuta di scambio o un qualsiasi altro token come valuta di scambio, ma ADA bisogna detenerlo obbligatoriamente per il pagamento delle fee. Non inserite i token ADA centellinati perché, come avete visto, ci sono anche dei token da dare come cauzione che poi ci vengono restituiti, ma per evitare di rimanere fermi perché non abbiamo sufficiente balance disponibile, quindi magari andare a comprare di nuovo degli ADA su Binance o su un altro exchange e mandarli a Nami Wallet o un wallet non custodial, mettete sempre come disponibilità nel vostro portafoglio un po' di più rispetto a quello che veramente volete utilizzare. Adesso vedete gli LP token sono stati inseriti e qua sotto vedete min earned, quanti min sto andando a farmare. È apparso il tasto Harvest perché, come ho detto prima, l'APR normalmente non conta l'autocompound, quindi se vogliamo mettere a rendita i nostri interessi bisogna cliccare su Harvest e andarli a reinserire nella pool. Attenzione, perché ogni azione che andiamo a fare paghiamo delle fee. Volendo fare l'operazione inversa, quindi andando a riprelevare la nostra liquidità, si clicca su Withdraw, si clicca su 100%, di nuovo su Withdraw. Arrivati a questo punto si va sempre su Pool, aggiungi liquidità oppure Your Liquidity, si fa prima, cliccando su Pool aggiungi liquidità, poi si cliccava di nuovo su Your Liquidity. A questo punto si clicca su ADA min LP, rimuovi 100%, vedete che va a rifornire, ribilanciare i miei ADA e i miei min. Ovviamente ci sono delle fee che andrò a pagare. Operazione avvenuta, andando di nuovo su Your Liquidity, vedete non ho più la mia liquidità. Se clicco su aggiungi liquidità mi va a ricontare i miei ADA e se vado su min mi va a rivelare i min che mi hanno ridistribuito. Adesso, volendo riportare tutti i min in ADA, quindi
riportare il mio quantitativo di partenza al netto delle fee, vado su Trade, clicco su Min, riclicco su ADA nel token sottostante, clicco su Massimo, quindi vado a swappare i miei 23,98 min per 6,92 ADA, scambio, confermo lo scambio, vado a firmare la transazione, attendo che la transazione venga completata, io non avrò più dei min all'interno del mio portafoglio non custodia, ma avrò di nuovo totalmente i miei ADA al netto delle fee che ho pagato per questo tutorial. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito, se avete piacere di supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale, che è un'operazione che per voi implica veramente pochi secondi, ma per me ha un valore inestimabile, e se avete bisogno di assistenza e di fare due chiacchiere insieme a noi, di unirvi anche alla nostra community Telegram. Vi ricordo inoltre che questi non sono assolutamente consigli finanziari o un sollecito all'investimento, e vi consiglio di ponderare i vostri investimenti, ponderare le vostre scelte inerenti alle criptovalute o a qualsiasi settore. Quando volete utilizzare un DEX o un protocollo o entrare in un progetto, a visionare tutta la documentazione in autonomia, a fare le vostre ricerche, e solo qualora lo riteniate all'altezza della situazione che si va a sposare con il vostro rischio rendimento, di prendere l'eventuale decisione di entrare in un progetto, ma sempre con moderazione, perché sapete benissimo che la DeFi è piena di rischi.